Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Odla. Oggi vediamo come trasferire i dati dal vecchio server al nuovo. Ho già salvato all'interno di una pennetta tutti i nostri file creati nelle precedenti video guide, quindi tutto il contenuto della cartella htdocs. Quindi copiamo tutti i file e li spostiamo nella cartella htdocs del nuovo computer. E per quanto riguarda invece il nostro database, vediamo di importare i dati tramite l'utilizzo del prompt dei comandi. Quindi apriamo il prompt dei comandi e lo eseguiamo come amministratore. E per prima cosa ci spostiamo nella root principale di Windows e poi entriamo nella cartella Programs File, MySQL. All'interno della cartella MySQL Server, all'interno della cartella bin, ed eseguiamo il comando MySQL -u root, quindi inseriamo il nome utente e poi gli diciamo -p, e qua ci chiede la password, quindi ci loghiamo. Perfetto. E una volta che siamo loggati all'interno di MySQL, per prima cosa gli diciamo di creare il database o dalla production, e quindi gli diciamo create database o dalla production e mettiamo il punto e virgola. Perfetto, e quindi ci ha dato ok per l'esecuzione della query. Poi gli diciamo exit, quindi usciamo, e gli diciamo MySQL -u root -p, e non specifichiamo la password perché ce la chiederà dopo. Poi definiamo il nome del database, quindi o della production, e col minore importiamo i dati del file specificato a destra, quindi lo ritroverà nella cartella d:// o della production.sql, quindi nella nostra pennetta abbiamo salvato il file con il backup del database, e quindi in questo modo stiamo col minore importando i dati all'interno del database o della production. Qualora invece volessimo fare il backup, dovremmo utilizzare il maggiore, quindi a destra specificare il percorso di destinazione. Perfetto, quindi diamo invio, ci chiede la password e come vedete non ha generato nessun errore. Quindi per verificare il corretto dump dei dati ci spostiamo all'interno di phpMyAdmin, quindi è stato creato il database e all'interno troviamo tutte le tabelle che abbiamo creato nelle precedenti video guide. Bene, in questo modo abbiamo visto come fare il dump dei dati tramite il prompt dei comandi di Windows. Ora vediamo come ottenere la stessa procedura tramite l'interfaccia grafica invece di phpMyAdmin. Quindi cancelliamo l'intero database, perfetto, lo ricreiamo, quindi ho della production, selezioniamo il database e vediamo di importare tramite file il nostro backup. Quindi selezioniamo il file, clicchiamo su importa, importazione avvenuta con successo. Perfetto. Bene, quindi ci spostiamo su localhost e ora abbiamo nuovamente il nostro sito funzionante.